Ciao a tutti, dopo un lungo periodo passato a giocare a League of Legends piuttosto che ad allenarmi in maniera seria, ho deciso oggi, con l'arrivo della primavera, di cominciare a fare video, in questo caso il mio video tutorial della verticale. Quindi non aspettatevi una cosa estremamente tecnica perché non sono una persona tecnica, vi spiegherò come io ho imparato a fare la verticale e spero che il mio metodo possa aiutare anche voi e che quindi sia efficace. Iniziamo con lo specificare cosa è una verticale e cosa non è una verticale. Se vi accontentate di riuscire a tenere il vostro corpo sorretto dalle vostre braccia in una qualunque posizione che assomigli più o meno a una verticale, probabilmente ci metterete poco tempo ad imparare, perché sarà più una questione di forza e di resistenza. Se invece volete imparare a tenere una linea molto buona, bella da vedere, proprio pulita, probabilmente vi richiederà molta più concentrazione anche a livello psicologico, magari per la paura di cadere in avanti, di farvi male e comunque per una serie di fattori che determinano una verticale fatta bene da una fatta a casaccio, diciamo. Iniziamo col vedere com'è una verticale fatta più o meno a caso. Questa verticale qua è una verticale che non richiede nessun tipo di concentrazione particolare. Questa è la verticale che vedrete probabilmente fare a molte persone, ma comunque non è questo quello che noi dovremmo voler fare in teoria. In ogni caso, per arrivare a quella posizione dobbiamo semplicemente aumentare la forza nelle braccia, diciamo. E questa è la chiave. E basta che alleniamo questa posizione qui. State in questa posizione e poi staccate i piedi. Una volta che avete staccato i piedi a questa posizione, vi staccate anche dalle ginocchia e state così. Questa posizione è tra l'altro parecchio più difficile che stare in verticale, quindi una volta che sapete fare questa, probabilmente portare le gambe più in alto vi risulterà molto facile e molto meno stancante. Ho visto tanti tutorial che per allenare la verticale consigliano di appoggiarsi a un muro. Io non sono troppo convinto dell'utilità di questo metodo, io preferisco andare direttamente senza un appoggio dietro, cioè almeno io l'ho imparata così. Spesso chi si allena usando una parete dietro non trova mai veramente la posizione giusta perché ha troppo la sicurezza di non poter cadere in avanti. Secondo me prima di imparare la verticale è quasi più importante imparare a cadere in avanti, perché la cosa che ci spaventa di più è il fatto di farci del male cadendo in avanti, perché una volta che avete capito che cadere in avanti non vi fa del male, avrete molta più sicurezza. Portate le mani abbastanza vicine alla parete, così che una volta che avrete deciso di staccare i piedi sarete già in una posizione abbastanza vicina alla verticale corretta. In questo modo, quando deciderete di arrivare alla posizione giusta dovrete staccare magari un piede, una gamba sola e poi anche l'altra. L'approccio più naturale che viene utilizzato dalle persone è quello di sfruttare la spinta del corpo per andare in posizione verticale. Ok, mettiamoci in questa posizione. La gamba dietro tesa, quella in avanti leggermente piegata e le braccia distese di fronte a noi, in questo modo. Quando inizieremo il movimento, cerchiamo di mantenere per tutta la durata del movimento le braccia in tensione. Cerchiamo di evitare l'errore comune di piegare le braccia appena tocchiamo il suolo. Una volta che decidiamo di eseguire il movimento, cerchiamo di ricordare di non portare le braccia troppo in avanti perché probabilmente avremo difficoltà a raggiungere la posizione finale. Questo normalmente è l'errore più comune perché mettere le braccia più in avanti tende normalmente a darci più sicurezza e nemmeno le mani troppo vicine al piede, perché sennò saremo troppo compressi con il corpo e non riusciremo a fare un bell'arco corretto. Cerchiamo di posizionare le mani a una distanza approssimativa di un altro piede oltre il nostro. Ora passiamo a vedere come posizionare in maniera corretta le gambe. Probabilmente all'inizio ci verrà molto difficile raggiungere la posizione, per cui dovremo abituarci a portare prima una sola gamba in posizione corretta e dopo, se riusciamo, fare in modo che anche l'altra la raggiunga. Diamo una spinta necessaria a portare su una gamba in verticale.
l'altra la teniamo vicino al terreno o comunque piegata, in modo che ci dia sempre la sicurezza di non farci del male. Cerchiamo di portare la gamba più in verticale possibile. Non dimentichiamoci mai che anche una volta raggiunta la posizione non dobbiamo mai piegare le braccia, sempre in tensione. Mai questo. Perché all'inizio, quando la stiamo imparando, sicuramente ci porterà a cadere, sempre. Per mantenere meglio l'equilibrio in verticale, possiamo aiutarci con i polpastrelli. Ci torneranno molto utili. Quando saremo in verticale e ci sentiremo sbilanciare in avanti, li sfrutteremo per mantenere la posizione. Ora cerchiamo di imparare come cadere in avanti senza farci del male. Per questo step sarebbe auspicabile avere dei materassini o comunque qualcosa di morbido sul quale atterrare. Ripetendo il procedimento delle cose che abbiamo in teoria appreso prima, cioè braccia tese, gambe in avanti, eccetera eccetera, cerchiamo di mantenere la tensione delle gambe e di portarle entrambe in posizione e non solo una. Quando cercheremo di andare nella posizione finale, cadremo in avanti se abbiamo fatto le cose nel modo giusto, perché ci sbilanceremo. Intanto vediamo come non cadere. Quando sentiamo che stiamo cadendo in avanti, non dobbiamo più mantenere le braccia in tensione, bensì dobbiamo piegarle per accompagnare la rotolata. Quando sentiamo che stiamo cadendo in avanti, dobbiamo piegare le braccia in questo modo e buttare la testa dentro. Dobbiamo cercare di rotolare appoggiando appunto la nuca, non di testa pieno, perché sennò ci piantiamo. Quindi non è questo da fare, perché dopo succede questo, bensì braccia tese, sto prendendo l'equilibrio, piego le braccia, butto testa dentro e rotolo, cercando di piegare le braccia il più possibile in modo da essere vicini il più possibile al terreno e appunto attutire al meglio. Se abbiamo così tanta paura di cadere in avanti, possiamo partire per fare una semplice rotolata in questo modo e pian piano spostare sempre di più la testa dal terreno, in modo da ritardare sempre di più il momento in cui facciamo la rotolata effettiva. In questo modo pian piano, molto pian piano, dovrebbe trasformarsi in una verticale. Procedendo in questo modo ci verrà talmente naturale rotolare in avanti che non avremo più paura di questo e riusciremo quindi a migliorare sempre il nostro equilibrio e trovare il bilanciamento per stare in posizione. Alcuni consigliano di imparare a cadere lateralmente, ma a me non piace molto, perché così ci troveremo sempre sbilanciati da un lato piuttosto che dall'altro e non avremo mai una buona centralità della posizione. Non dovremo mai trovarci in una situazione di cadere male o di tornare indietro con entrambe le gambe in maniera pesante, bensì dovremo avere il controllo di poter tornare indietro o puliti come prima, cioè sono salito con una gamba sola, torno indietro con la stessa gamba, con calma e controllo, oppure concludo la posizione rotolando in avanti, sempre con pulizia. So che ci potrebbero essere svariate lacune nella mia spiegazione e per questo spero di non ricevere comunque troppe critiche, perché comunque è una spiegazione fatta diciamo a livello amatoriale, non ha troppe pretese. So che per la maggior parte delle persone ottenere una verticale più o meno decente sarebbe già un successo e quindi non tutti cercano la perfezione, la postura da ginnastica artistica. Mi direte, i miei consigli vi sono stati d'aiuto, mi fa piacere. Se secondo voi ho dimenticato di dire qualcosa, chiedetemi pure nei commenti, scrivetemi, ditemi i vostri risultati, le vostre opinioni. Alla fine è anche solo una questione di provare tanto, anche senza nessuna nozione, provando e smaltandosi per terra dopo 10 milioni di tentativi, prima o poi riusciremo a ottenere dei risultati. Comunque certo che se si trova una via per fare un po' prima è sempre meglio. Ci vediamo al prossimo video, spero che sarà breve, non fra un anno. Se avete delle richieste di tutorial di qualche tipo sarò ben venga, proverò a farlo se sono in grado. Se mi proponete di fare qualcosa che non so effettivamente fare, proverò comunque a farla. Motivato dal dover fare il video mi verrà e allora andrà bene. In questo video non c'era Matteo, che Matteo la verticale non la sa fare. Lui sta ancora giocando a LOL, quindi Matteo, visto che stai guardando questo, spegni il computer e torna ad allenarti. Ciao a tutti!
Ci mancherà, cioè, cazzo di ridere. Sono stato a giocare a League che compaio, tipo offuscato. Video dopo un lungo di pausa passato. Cosa ho detto? Un lungo di pausa. Ciao a tutti. Maledetto il fuoco.